Il pronome lo può rappresentare un complemento oggetto, singolare maschile, può rappresentare un'intera frase oppure un aggettivo. In questo video parlo di questo terzo caso, quello in cui il pronome lo rappresenta un aggettivo. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Insegno italiano e in particolare grammatica all'università in Gran Bretagna e con questi video spero di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano o più in generale chi ha un interesse per la grammatica. Dunque, il pronome eclitico o atono lo. Il pronome eclitico è semplicemente il pronome che si sposta prima del verbo. Quando si può usare lo per riferirsi a un aggettivo? Si può usare quando l'aggettivo è un predicato del soggetto. Cosa significa? In pratica stiamo parlando di verbi come essere, sembrare, diventare o simili. Posso dire, per esempio, Gianni sembra antipatico, ma non lo è. Quello si riferisce all'aggettivo antipatico. E in questa frase non è facoltativo, cioè non potrei dire Gianni sembra antipatico, ma non è. Quello è necessario. Si usa spesso in queste situazioni per contrastare qualcosa. In questo caso stiamo contrastando due opinioni. Si potrebbe usare per esempio anche per contrastare il passato con il presente o viceversa. Da giovane non era bello, ma lo è diventato con gli anni. Lo, in questo caso, si riferisce all'aggettivo bello. E un altro uso molto comune, sempre con verbi come essere, sembrare, diventare, è quando spostiamo l'aggettivo all'inizio della frase e poi lo riprendiamo appunto con il pronome lo. Bello non lo è mai stato, ma è simpatico. Lo riprende l'aggettivo bello. In una famosa canzone il grande Adriano Celentano cantava «Cattivo come adesso non lo sono stato mai». Quel pronome lo riprende l'aggettivo cattivo. Quindi questo è l'uso generale, ma ci sono tre cose importanti da notare. La prima è che in questo uso lo è invariabile. Sappiamo che quando il pronome si riferisce al complemento oggetto, lo è il pronome singolare maschile. Il singolare femminile è la. Ma quando si riferisce a un aggettivo, lo è invariabile. Quindi non importa se l'aggettivo è maschile, femminile, singolare o plurale. Lo non cambia mai. L'aggettivo naturalmente cambia e cambia anche il participio passato se nella frase c'è un participio passato. Vedremo fra un attimo gli esempi. Ma lo non cambia. Quindi se volessi mettere gli esempi che abbiamo appena visto al femminile, potrei dire, per esempio, Anna sembra simpatica, ma non lo è. Lo si riferisce all'aggettivo femminile simpatica. Da giovane non era bella, ma lo è diventata con gli anni. In questo caso accordiamo anche il participio passato diventata. Bella non lo è mai stata, ma è simpatica. Speravo poi di trovare una versione della canzone di Celentano cantata da una donna, per avere l'esempio perfetto, e l'ho anche trovata. Per chi non l'avesse riconosciuta, la canzone è Una carezza in un pugno. Dicevo, l'ho trovata, ho trovato su YouTube una versione cantata da Ornella Vanoni, ma purtroppo Ornella Vanoni cambia leggermente le parole di quel verso e dice cattiva come adesso io non sono stata mai, quindi non riprende l'aggettivo cattiva con il pronome lo, ma avrebbe tranquillamente potuto dire cattiva come adesso non lo sono stata mai. Fra parentesi, Ornella Vanoni aggiunge anche un congiuntivo in quella canzone a un certo punto. Ascoltate le due versioni e vedete se riuscite a riconoscere il congiuntivo che Ornella Vanoni aggiunge e che manca nella versione di Celentano. Quindi questo è il primo punto. Lo è invariabile quando si riferisce a un aggettivo. Il secondo punto molto importante è che quando si riferisce a un aggettivo, lo non si può combinare con altri pronomi. Sappiamo che normalmente quando lo si riferisce a un complemento oggetto, singolare maschile, si può combinare con altri pronomi. Mi dai un passaggio, me lo dai. Le ho offerto un caffè, gliel'ho offerto. Ma questo non è possibile quando lo si riferisce a un aggettivo. Prendiamo la frase: è intelligente ma non sembra intelligente. Detta così
non è una frase molto bella, perché ripetiamo questo aggettivo intelligente, quindi vogliamo sostituire il secondo intelligente con il pronome lo, e lo possiamo fare. È intelligente ma non lo sembra. Questa frase va benissimo, ma prendiamo la frase molto simile: è intelligente ma non mi sembra intelligente. Anche questa frase è bruttissima e mi piacerebbe sostituire il secondo intelligente con il pronome lo, ma se voglio mantenere la frase esattamente così com'è, con quel pronome mi, non è possibile, cioè non posso dire è intelligente ma non me lo sembra. Questa frase non va bene, appunto perché non si può combinare il pronome lo, in questo caso quando si riferisce a un aggettivo, con altri pronomi. C'è però un'eccezione, il pronome impersonale sì. Il pronome impersonale sì si può combinare con il pronome lo quando lo si riferisce a un aggettivo. Potrei dire, per esempio, non si nasce intelligenti, lo si diventa. Questa frase va benissimo. Il terzo e ultimo punto che voglio ricordare è che con costruzioni molto simili, quindi sempre con verbi come essere, sembrare, diventare, si può avere anche un sostantivo, cioè un nome, al posto di un aggettivo. E anche in questo caso si può usare il pronome lo per riferirsi a quel nome. Ho un esempio preso dalle notizie. Sinner numero 1 al mondo non lo è per un motivo. E la frase significa Sinner non è numero 1 al mondo per un motivo. Quindi il pronome lo rappresenta numero 1 al mondo. E anche qui valgono le stesse regole che abbiamo visto prima, quindi anche in questo caso lo non si può combinare con altri pronomi, con la solita eccezione del sì impersonale, e lo è invariabile anche quando si riferisce a un sostantivo. E quindi non importa se il sostantivo è maschile, femminile, singolare o plurale. Potrei dire, per esempio, Leo e Gianni oggi non sembrano degli atleti, ma lo sono stati. Lo si riferisce a atleti, maschile plurale. E questo è tutto quello che c'è da sapere per usare lo per rappresentare un aggettivo. Se ti è piaciuto il video, lasciami un bel pollicione e se vuoi puoi iscriverti al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!